Ciao a tutti! Benvenuti in questa nuova puntata di Settimana Politica. Parliamo un po' della situazione Covid nel nostro paese. I dati non sono affatto positivi, anzi si prevede infatti una terza ondata, anche vedendo un po' come sta andando la situazione negli altri paesi europei. C'è da dire che però rispetto ad altri stati l'Italia se la sta cavando relativamente bene. un po' meglio. Sì, esatto, un pochino meglio, specialmente per quanto riguarda la campagna vaccinale. Infatti è la seconda per numero di dosi somministrate. Nel report settimanale sulla diffusione del virus in Italia si dice appunto che c'è un alto rischio di pandemia incontrollata, ma il ministro Speranza cerca di essere positivo anche perché ci sono state delle contromisure prese durante le feste, quindi si spera che a lungo termine questo rischio possa diminuire nonostante la situazione sia delicata. Martedì mattina è arrivato il primo carico del vaccino Moderna all'Istituto Superiore di Sanità per essere smistato nel territorio italiano, ma ancora non si sa come si svolgerà questa distribuzione dei vaccini e con quali proporzioni nel nostro territorio. Si tratta comunque di ben 47.000 flaconi. Il 29 gennaio potrebbe arrivare l'autorizzazione dell'EMA anche per il vaccino AstraZeneca, di cui l'Italia ha già ordinato preventivamente 16 milioni di dosi per il primo trimestre. Dopo aver fatto questo quadro della situazione introduttivo, parliamo appunto del nuovo DPCM, la vera notizia di questo weekend. Questo DPCM sarà valido fino al 5 marzo e vedrà l'Italia ancora divisa in colori. Nella zona rossa sono comprese Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano e Sicilia. Nella zona arancione sono comprese ben 12 regioni, cioè l'Abruzzo, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, le Marche, il Piemonte, la Puglia, l'Umbria, la Val d'Aosta, l'Emilia Romagna, Calabria e Veneto. Nella zona gialla sono invece comprese la Basilicata, la Campania, il Molise, la Sardegna, la Toscana e la Provincia Autonoma di Trento. Come potete vedere, la gran parte delle regioni sono in zona arancione e qui si hanno gli stessi divieti che abbiamo visto a Natale, cioè gli spostamenti vietati tra regioni fino al 15 febbraio se non per motivi di lavoro, urgenza o salute. Divieto di spostamento nelle seconde case se fuori regione. Visite ad amici e parenti massimo una volta al giorno nell'orario compreso tra le 5 e le 22 con un massimo di 2 persone e non sono contati i minori di 14 anni e i disabili. Ovviamente nella zona rossa non si può neanche uscire di casa. Nella fascia gialla si va verso una riapertura dei musei invece, meno male. Si sta pensando di vietare l'asporto per bar e locali, così da prevenire la movida che abbiamo visto in queste ultime settimane. Il ministro Speranza afferma che questa sia una contromisura necessaria per prevenire una terza ondata. È istituita la cosiddetta area bianca, nella quale si collocano regioni con un indice RT di tipo 1, un livello a rischio basso, e un'incidenza dei contagi per 3 settimane consecutive inferiore a 50 casi per ogni 100.000 abitanti. Nelle aree bianche invece non ci sono quelle restrizioni previste nel DPCM che sono dedicate alle zone gialle, arancioni e rosse, ma comunque possono essere attuati dei protocolli per quelle attività che possono essere particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico. Ed ora parliamo della crisi di governo. Shock! First reaction, shock! Ebbene sì, mercoledì sera Matteo Renzi ha aperto la crisi di governo, annunciando le dimissioni delle ministre Teresa Bellanova, Elena Bonetti e il sottosegretario Ivano Scalfarotto. I motivi di questa scelta in realtà sono molti, perché come avevamo visto nelle scorse settimane ci sono state critiche al recovery plan, il no al MES sanitario, la delega dei servizi segreti ancora nelle mani di Conte e Renzi ripete che non permetterà a nessuno di avere i pieni poteri, che poi in realtà Conte non ha mai richiesto i pieni poteri, non ha mai agito come se avesse i pieni poteri, ma sempre nei limiti costituzionali, esatto, nei limiti costituzionali o previsti dalla legge.
Renzi non chiude comunque completamente la porta al governo, dicendo che ora comunque passa la palla a Conte e che è pronto per discutere di tutto. Pone solamente un paletto al no al ribaltone con la destra ed è pronto per formare un altro nuovo governo. Conte risponde che lui è sempre disponibile al confronto a trovare una soluzione e che per andare avanti è necessario comunque un'intesa con la maggioranza. Allo stesso tempo della conferenza di Renzi si stava svolgendo anche un vertice del centrodestra che si stava preparando per assumere il controllo e propone di andare subito alle elezioni. Non se ne parla di appoggiare il governo, anzi chiede la formalizzazione della crisi in Parlamento che probabilmente arriverà tra lunedì e martedì. Le possibilità ora sono molteplici. Quello più probabile è anche il piano del 5 Stelle e PD di formare un Conte-Ter, ma per fare ciò c'è bisogno della maggioranza assoluta al Senato con 161 voti, che per ora come ora, con l'uscita di Italia Viva, sono 151. Ed è qui che entrano a far parte del gioco i responsabili o rinominati anche costruttori. Chi sono questi costruttori? Sono coloro che andrebbero a sostituire Italia Viva e sono esponenti provenienti da altri partiti o dalla circoscrizione estera che potrebbero formare un gruppo d'appoggio a Conte. Altra soluzione è dialogare con Renzi, che quest'ultimo dopo la crisi, dopo tutto il caos creato, sembra tendere di nuovo la mano al governo. Se la canta e se la suona da solo, Esatto. praticamente. Vabbè. Altra soluzione ancora è mantenere un governo simile a quello attuale, ma non più guidato da Conte, bensì da un esponente del PD. Ancora un'altra soluzione è un governo istituzionale con un esecutivo con a capo un tecnico, e si stava pensando a Mario Draghi, che mette in accordo sia la sinistra che la destra, essendo una persona molto capace. Come ultima soluzione, in extremis, si va verso il voto, che per ora non è appunto la soluzione favorita data la situazione pandemica. Comunque Conte si è recato da Mattarella per comunicargli le dimissioni di Bellanova, Bonetti e Scalfarotto ed ha comunicato la volontà di promuovere in Parlamento l'indispensabile chiarimento politico mediante comunicazione delle Camere tra lunedì e martedì. Bene, l'altra volta avevamo lasciato le notizie estere con l'assalto a Capitol Hill. Adesso la Camera dei Rappresentanti con Nancy Pelosi, nella giornata di lunedì, ha presentato l'articolo di impeachment contro Trump, sostenuto da 200 democratici, per istigazione alla sovversione, chiedendo al vicepresidente Pence di rimuovere Trump entro 24 ore, invocando il 25esimo emendamento della Costituzione per incapacità del presidente. Che poi Pence non ha fatto niente alla fine. Mercoledì il Congresso ha votato la risoluzione che spiana la strada al secondo impeachment per istigazione alla sovversione, che arriva il giovedì 14. Bene, siamo giunti alla conclusione di questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like E mi raccomando, commentate qui sotto esprimendo anche la vostra opinione riguardo a questi argomenti. e aiutateci se volete a far crescere la nostra pagina condividendo il video. E mi raccomando, non vi scordate di iscrivervi al canale. Ciao ciao! Ciao ciao!